tutto ghiacciato, ragazzi. Speriamo anche di non volare. Accendiamo l'eco, accendiamo il motore che intanto si scalda, molliamo le cime. È l'alba, sono le 7 circa e proviamo a prendere qualche calamaro e forse qualche seppia. Bene, adesso malgrado il mare avverso, perché ci saranno 2 metri d'onda, provo a mostrarvi. Allora, questa è la montatura che abbiamo fatto per pescare i calamari a scarroccio. Allora, con quindi 2 totanare non piombate, quindi non quelle che si usano per seppia, e questa la lasceremo giù attaccata al portacanna mentre pescheremo a tattacchi con l'altra. Quindi abbiamo 2 possibilità e 2 tecniche simili ma diverse per prenderli, quindi aumentiamo anche le possibilità. Quindi questa qua di sinistra blu a tattacchi e quell'altra a destra a scarroccio, la lasciamo giù. Tra l'altro già l'effetto dell'onda aiuta a muovere le totanare, quindi in realtà non dico che fa una specie di tattacchi, ma quasi. Ecco, un calamaro l'ho preso, ovviamente la telecamera non funzionava, probabilmente la batteria fredda che si congela oggi, e aspettiamo dai di prenderne altri. Ecco, questo per esempio si è attaccato, manco mi ero accorto perché c'è tanta onda, si è attaccato su quella a scarroccio, quindi stavo tirando su per cambiare posto e mi sono trovato un calamaro attaccato, quindi aumentando le possibilità di cattura. Ottimo, eccolo qua. Lo scopo è proprio quello, cioè di lasciarla giù a scarroccio mentre peschiamo a tattacchi, dimenticandocela, e se ci va bene ci troviamo i calamari attaccati, come in questo caso. Io non mi ero neanche accorto, l'ho tirata su perché c'è tanta onda, quindi il cimino si continua a flettere tanto e non si vede la mangiata. Bene, allora adesso ci rispostiamo e riproviamo. Non riesco a filmare il momento dell'attacco, ma è perché non riesco a vederlo. Ecco, interessante notare come prima per un'oretta che non prendevo niente, quella tattacchi appunto non ho preso niente, e con quella scarroccio ne ho preso uno, quindi ha reso di più a scarroccio che non a tattacchi. Tra l'altro tattacchi usiamo delle totanare piccoline e invece su quella scarroccio delle totanare grosse, quindi abbiamo anche differenza di misure. Insomma, aumentiamo le tecniche, aumentiamo le probabilità. Bene, riproviamo. Questa la caliamo a scarroccio, quindi andrà per i cavoli suoi, però ho fatto una modifica. Al posto del piombo ho messo questo accessorio che è un piombo totanara. Questo striscerà sul fondo, l'ho messo perché qua c'è sabbia, non c'è pericolo di incaglio, e così rischiamo anche di prendere qualche seppia. Questa la caliamo e la facciamo lavorare per conto suo con lo scarroccio, con le onde. L'onda ci permette, è pallosa l'onda, però ha un pro che fa saltellare il piombo sul fondo, facendo sì che non si incagli, quando invece striscia senza saltellare sul fondo è facile che si incagli, quindi va bene così. E quindi pescheremo con questa di destra a tattacchi, e mentre peschiamo a tattacchi lasciamo andare questa qua a scarroccio. Vediamo se a tattacchi abbiamo preso qualcosa. Una bella seppia, cazzo, bella. Avete visto? Col sistema della questa è bella, è una bella seppia. Col sistema della totanara a piombo, mentre peschiamo
i calamari, possiamo prendere anche le seppie. Questa è una bella seppia. Intanto quella scarroccio va per conto suo. Ah no, ecco, una cosa che ho fatto è ho spostato la tutanara piombo da quella scarroccio a questa qua tataki. Perché comunque c'è delle piccole rocce, prima mi sono incagliato e ne ho persa una, quindi l'ho spostata di qua, che comunque continuo a farlo saltellare, sento di più il fondo. Comunque il discorso non cambia. Che legnata. Vediamo se è una seppia, gli ridà, Gli ho dato, mi sa. Stavo parlando, gli ho dato una bella stecca. Persa. Qua mi sa che c'è un pesciotto, un sugarello dentro delle testatine. No, una tracina, osti. Beh, meglio, perché sennò... Dai, buona la tracina, ma un casino perché punge, devo pulirla. Lasciamo perdere, Eccola qua, una bella seppia, appena calato, Una bella seppiotta. Che bella, via. Appena calato, con la totanara a scarroccio. Quindi di nuovo te la facciamo andare giù. Tanto prendiamo un po' d'acqua. Strano prendere la seppia con le totanare spiombate a scarroccio, è molto più facile di solito prenderle con quelle piombate o con il piombo a totanara, cioè quello che striscia sul fondo, e invece l'abbiamo presa. Quindi questa tecnica rende sia per il calamaro che per la seppia. Qua c'è qualcosa, un'altra seppia. Ecco come si vede, ho preso la seppia, come dicevo, sul piombo a totanara mentre pesco i calamari. Eccolo qua. Eccola qua. Piombo giallo. Bene, insomma, andiamo a calamare e prendiamo le seppie, però va bene, no? Allora, rimettiamo giù quella scarroccio, caliamo quella tataki. Cioè il concetto è di provare a avere tante opzioni, quindi praticamente qua ne abbiamo tataki per calamari con piombo a totanara per la seppia, e qua a fondo a scarroccio, in realtà più per i calamari, ma come si è visto ho preso anche la seppia. Ovviamente bisogna stare dietro a due canne, quindi è un po' meno rilassante, però ecco, l'importante è sempre verificare che siano sul fondo, i piombi striscino sul fondo, quindi controlliamo sempre le battimetriche. Qua c'è qualcosa, vediamo. La mangiata a volte la percepiamo semplicemente come una trazione. Oh, un calamaro, finalmente. E qua, un bel calamaretto. Via. Si sentiva che era piccolo. Di solito la seppia è più... l'attacco è più deciso e molto più pesante. Bene, adesso sta mangiando, speriamo. Madonna, ho smerdato tutto.
allora che puliamo subito tutta smertata. Dio santo, puliamo subito la barca che almeno non abbiamo problemi. Ancora quella Scarroccio, se flessa, è rimasta flessa, invece di fare il classico su e giù del piombo che tocca il fondo e si rialza col moto ondoso, questa volta invece se flessa e vediamo cosa c'è. Stavolta un bel calamaro, eccolo qua, bello, insomma, bello nel senso che lui poverino è bello anche se non è tanto grande. Eccolo qua, bene, ricaliamo subito e come vedete sta quasi vincendo in questa gara la canna Scarroccio, cioè quella che non ho in mano e che fa tutto da sola, quindi a volte ci sbattiamo, siamo lì a tataki a sbacchettare eccetera eccetera e poi basta lasciarla giù che si attaccano seppie e calamari. Bene, proseguiamo. E qualcosa c'è. Seppia, ecco, seppia che è andata. No, un'altra persa. Sono riuscito a recuperarla. Sempre guadino pronto. Ecco. Smerdato tutto, come sempre. Puliamo, va. Comunque una via l'altra, una l'ho persa per fare il video e accendere l'altra telecamera, una l'ho persa, anche la seconda, ma sono riuscito a guadinarla. Cazzo, ancora sto animale che non so cos'è, sembra un pisello con e vabbè, lasciamo perdere, dai, via. Ecco, questo è bello, questo è un bel calamaro grosso, preso con la tutanara, quella Scarroccio ma usata a mano, stavolta l'ho tenuta in mano. Bel calamaro questo. Questo è un bel tubo, proprio un bel tubo. Bene, ottimo. Allora ancora vediamo. Eccolo qua, un altro calamaretto, eccolo qua. Beh, dai. Bene, finisce così questa sfida amichevole tra le due tecniche, canna passiva lasciata giù a Scarroccio con 2 totanare e invece la tecnica tataki con 3 tataki più piombo a tataki finale, quindi in realtà poi diventano 4. Abbiamo visto che riusciamo a prendere sia seppie che calamari con entrambe le tecniche. Chi l'avrà vinta questa sfida non lo so, devo rivedere la registrazione.
comunque è semplicemente uno spunto. Oggi mi sono divertito e speriamo che la prossima volta.